E se l'Italia ripartisse dal sud? Ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente, e questo è Talking Design. Oggi parleremo di un tema caro all'Italia, che è quello della ripresa. Siamo in fase 2 e ci sono un sacco di cose da fare davanti a questa pandemia. Tempo fa ho fatto un video, che potete vedere qua, in cui ho parlato dell'innovazione, scenari e possibilità in una realtà post-pandemica. Ma oggi parleremo in dettaglio di quello che potrebbe essere la ripresa dell'Italia, e in specifico la ripresa del sud. Aprire un'azienda al sud Italia, una scelta post-pandemica. Quelli che abbiamo un rapporto col sud Italia, io sono mezzo siciliano grazie a mia moglie, sappiamo le cose belle e le cose brutte che ci sono là, il mancato investimento, il degrado e anche le mancate opportunità di lavoro. Quindi il sud si dibatte fra queste bellezze naturali, architettoniche e il cibo, buonissimo, ma una realtà molto difficile per quelli che vogliono fare meglio nella vita. Per cui si è facilitato un esodo al settentrione anche all'estero, svuotando paesi interi. Gli italiani, soprattutto quelli nati nell'immediato dopoguerra e i famosi baby boomers, sono persone che si sono abituati a vivere una cultura lavorativa abbastanza tossica. Da una parte c'erano le politiche assistenzialiste e dall'altra l'ossessione per il posto fisso. Tutto questo ha creato una cultura abbastanza menefreghista riguardo alla produttività, l'impiego e cosa dire dello spirito imprenditoriale. Certo, mica è facile intraprendere in un paese con la pressione fiscale dell'Italia, ma se invece di buttare tutta quella quantità di soldi in milioni di persone che non hanno un posto di lavoro e destinassimo quei soldi solo a migliaia di persone, il risparmio dello Stato sarebbe enorme e potremmo investire quei soldi in infrastruttura, in innovazione e in creare possibilità economica in modo di diminuire la povertà. In Europa siamo al penultimo posto di impiego maschile e femminile, e questo è un dato preoccupante. C'è un canale YouTube che vi lascio il link qua, dove si parla molto bene di tutte queste cose economiche. Io non sono economista, quindi vorrei fare un po' la parentesi in questo caso. Fortunatamente, o purtroppo, le nuove generazioni sono nate senza il posto fisso, per cui i loro interessi sono motivati più dal loro percorso professionale, ma anche del guadagnare di più, e questo li fa molto flessibili. Questo ha creato una cultura lavorativa molto più dinamica, una modernizzazione lenta per una modernizzazione del mercato economico italiano, il cui si è visto influenzato ovviamente da quello che succede altrove. I giovani sono abituati a lavorare in modo flessibile, sia semipresenziale o completamente da remoto. E oggi con la pandemia è arrivato lo smart working per tutti. E guarda caso che tutti si sono resi conto che possono lavorare bene da casa, senza tanto stress e con più produttività. Adesso, chiamare questo smart working ci vuole fantasia, ma non sarebbe bello che tutti potessimo lavorare al modo che ci pare e allo stesso tempo dove abbiamo il cuore? Finché non ci sia un trattamento o vaccino efficace, dovremo continuare a lavorare da remoto. Ma non possiamo continuare a lavorare da soli ad eternum. Ci vogliono gli spazi necessari per aggregare le persone in massima sicurezza. E alcune organizzazioni si sono portate avanti da un bel po'. Ho parlato con la mia carissima collega e bravissima designer Valentina Caldarolla, pugliese doc, e lei insieme ai suoi soci da 4 anni portano avanti la Capagrossa, uno spazio di coworking e centro culturale proprio nel vivace comune di Ruvo di Puglia. Certamente in questo momento le persone preferiscono lavorare da casa, ma quella situazione cambierà a breve. Ad oggi il loro core business si mantiene molto legato agli eventi culturali e all'affitto per eventi, però questo, grazie ai nuovi bandi usciti ad esempio da poco dalla regione Puglia, potrebbe cambiare sostanzialmente. Lo stesso accade in altre realtà più consolidate come l'Impact Hub di Siracusa, dove persone di tutto il mondo andavano costantemente a lavorare e godere delle bellezze di Siracusano, integrandosi nel tessuto culturale e imprenditoriale della zona. E quindi questo ci porta a che le aziende del nord comincino a pensare che magari è più sostenibile nel tempo pensare alle loro sedi come punti di riunione e di aggregazione e rappresentanza, ma tenere ai suoi impiegati staccati e magari finanziando o sussidiando in parte l'affitto di questi posti, in modo che le persone possano lavorare in sicurezza e allo stesso tempo creare anche un clima di collaborazione. E qui siamo arrivati a un punto fondamentale, la collaborazione. Normalmente le persone al sud Italia e anche nelle isole si sono abituati a una cultura molto individualista, dove ognuno fa quello che è meglio per la sua famiglia e basta. I giovani capiscono che collaborare è meglio, e se abbiamo un clima imprenditoriale giovane che sa che attraverso la collaborazione si possono ottenere ottimi risultati,
probabilmente le condizioni cambieranno. Ovviamente ogni posto ha la sua vocazione. Ad esempio in agricoltura non si vedono da un sacco di tempo grandi investimenti in innovazione. Si continua a lavorare come si lavorava a 100 anni. C'è uno spazio, ma ci vuole anche la testa e la conoscenza per poter farlo. Ma dall'altra parte il turismo. Non solo puntare su un turismo stagionale che sia totalmente puntato sul ribasso e la saturazione dei posti. Ci vuole un'economia, ma anche un'identità che possa parlare di quello che è la comunità e allo stesso tempo creare un valore che possa trascendere le loro barriere. È innegabile che ci sono posti che ce l'avranno più facile, soprattutto quelli che sono più vicini al mare, agli aeroporti, ai centri urbani, eccetera, eccetera. Esempi ci sono tanti: Cefalù, Aliero, Napoli, Salerno. Più favorevole il contesto, più rapida sarà l'aggregazione e il raggiungimento di una massa critica che permetta che l'affare sia sostenibile. Ci vogliono investimenti mirati sia dai comuni come le regioni, il paese e anche l'Unione Europea in modo di agevolare questa situazione. Anche la creazione dei centri in cui si possano spiegare e aiutare le persone a vedere se le loro idee sono fattibili da realizzare. Ma sono sicuro che la ricchezza generata di queste nuove realtà ripagherà l'investimento velocemente e farà sentire a tutti gli italiani e anche quelli come me, che siamo semi-italiani, che l'Italia è un paese dove c'è un posto per tutti. Un'Italia per tutti quelli che scelgono l'Italia come loro paese. E siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio per il vostro tempo, spero i vostri commenti sono fondamentali per questo canale. Fate like, iscrivetevi e continueremo a esplorare altri temi dove il design possa creare nuovi scenari. Ci vediamo alla prossima!